Ciao amici e amiche del segno della Vergine, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 1 al 15 giugno, dove troveremo la luna nuova in Gemelli. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso passiamo alla lettura. Andiamo ad accendere la nostra luna. Prima di ascoltare gli oracoli, andiamo a vedere le energie principali a livello astrologico e poi come si riflettono proprio nel vostro periodo. Cosa ci porterà la luna nuova in Gemelli? Un po' per tutti sarà un periodo molto attivo, di ottimismo, di fiducia, di carica di entusiasmo, di leggerezza soprattutto emotiva, cioè si vuole fare tanto però senza fare troppi sforzi. Puoi migliorare la capacità mentale, comunicativa, momento per studiare, per ampliare le proprie conoscenze, incontri, fare nuove esperienze, viaggi, muoversi e direi che agire sì, sarà la cosa giusta e opportuna, però quando si avrà maggior sicurezza, quindi meglio osservare per bene e poi agire. Di contro dobbiamo fare attenzione al fatto che potremmo vivere momenti di confusione, di incertezza, di stanchezza, quindi questi momenti di transizione possono portare vulnerabilità, ansia, scarsa concentrazione. Le idee possono essere poco chiare per difficoltà di scelta e priorità, però l'unica cosa che non bisogna assolutamente fare è di adottare delle scorciatoie. E adesso passiamo alla vostra lettura. Il primo oracolo ci dà il punto di partenza, quindi intorno al 1 giugno, con questa energia della luna dell'innamorato. È vero che parla di amore, di un periodo molto più romantico, di una possibile nuova passione, di gioia nelle relazioni, di apertura del cuore, ma non solo. Per certi aspetti sì, per molti di voi può riguardare proprio avere più fiducia nell'amore, ma io mi riferisco comunque all'amore a 360 gradi, può essere nell'amicizia, nella famiglia, nell'amore vero e proprio nei confronti di una persona, quindi anche migliorare alcuni aspetti sia dell'intimità e delle relazioni in senso generico. Per alcuni può esserci anche un nuovo incontro e quindi attrarre amore, quindi anche una nuova avventura sentimentale, ma non solo, lo sottolineo, lo ricordo, che per alcuni invece può voler dire più passione, più desiderio, più voglia nelle proprie ambizioni, nell'ottenere dei risultati, anche nelle questioni più pratiche e lavorative. Addirittura per alcuni potrebbe essere anche collegato a una propria passione. Magari abbiamo il nostro lavoro, magari abbiamo le nostre cose, eccetera, e può saltare fuori o una passione latente verso un hobby, eccetera, un qualcosa che si vuole fare, oppure finalmente si ha l'occasione di farlo se l'abbiamo bloccata e messa in un cassetto, e addirittura per alcuni di scoprire un qualcosa di inaspettato. Tessitore di sogni ha a che fare anche proprio con tutte queste cose che vi ho detto, scusate, che vi ho detto, perché quel tassello in più ci dice che magari è il momento giusto proprio per fissare degli obiettivi. Quindi sognare va bene, però dobbiamo metterci in moto e quindi impegnarci con costanza, di non rimanere fermi ad aspettare, di agire e quindi di stabilire un percorso. L'universo
dobbiamo ricordarci che non lavora per noi, ma lavora con noi, quindi dobbiamo, ovviamente fare noi determinate cose e favorire appunto il fatto che poi l'universo ci possa, aiutare. Però noi dobbiamo essere ben sicuri di quello che vogliamo e di quello che decidiamo di fare. La Via Lattea ha un ulteriore suggerimento sul fatto del muoversi, che poi può riguardare un viaggio importante, vacanza, lavoro, anche spirituale, terapeutico, eccetera, può parlare in senso lato di un periodo molto più attivo, molto più dinamico, anche più avventuroso. Abbiamo visto sin dall'inizio per alcuni magari una nuova conoscenza, un flirt, qualcosa che diventa più serio, un qualcosa dove riusciamo a fare il primo passo, per altri di guarire dopo una crisi, superare delle difficoltà, riuscire ad ottenere degli ottimi risultati. E adesso procediamo con l'oracolo dello sciamano. Vediamo quali altri suggerimenti troviamo per intensificare, confermare o anche altre cose che ci possono aiutare. Troviamo il mondo inferiore. Questa ci parla di spazio interiore, dell'inconscio, di alcune risposte che sono dentro di noi, o anche di tesori e verità da scoprire, un potenziale che vuole emergere, anche un sogno, un desiderio che abbiamo messo da parte nel cassetto. Di sicuro ci consiglia di comunicare con la nostra parte interiore, o di far emergere un potere personale, di ascoltarsi per ritrovare l'energia, di lasciarsi andare, di avere un atto di fiducia, quindi forte sensibilità e intuizioni che possono aiutare in qualsiasi circostanza. La luna ci parla appunto anche di quello che facciamo noi con questa lettura, di seguire il flusso e l'energia proprio delle fasi lunari. E poi ha quell'indicazione in più questa carta che ci consiglia di proteggere noi stessi, di osservare senza giudizio le nostre emozioni, di osservare anche quello che facciamo, cioè capire quando è il momento giusto di attivarci, di essere produttivi e quando riposarci. E queste cose devono essere tenute in equilibrio, proprio per non stressarci, per non sovraccaricarci, anche per gestire meglio le nostre cose. E poi l'ultimo messaggio arriva dal guerriero luminoso, oltre che anche a parlare di noi, e cioè che noi siamo proprio i guerrieri, parla di sincerità, di verità, di focalizzarsi sulla propria forza e saggezza, di non agire e comunicare con rabbia, di privilegiare gli accordi, gli obiettivi forse anche comuni, l'intesa condivisa, se abbiamo bisogno di aiuto e collaborazione, di avere anche un ruolo attivo nelle decisioni e nei progetti, in quello che vogliamo realizzare. Ci parla proprio di competenze e capacità necessarie che noi abbiamo e quindi ribadisco il concetto che per alcuni magari si devono attivare delle collaborazioni, per altri invece si deve attivare una fase di sperimentazione, per altri si tratta di responsabilità e quindi di capire di che cosa abbiamo bisogno. Alcune già ce l'abbiamo, quindi dobbiamo semplicemente attivarci, muoverci e fare qualcosa di concreto, sempre a partire, come abbiamo visto, da seguire il flusso degli eventi e delle energie intorno a noi e soprattutto ascoltare il nostro intuito. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!